Buongiorno a tutti, sono Paolo, un appassionato del mondo finanziario con oltre 10 anni di esperienza nel campo dei dati. Non sono un consulente finanziario, ma il mio obiettivo è fornire strumenti che vi aiutino a prendere decisioni informate. Molti video su YouTube sulla finanza offrono spunti interessanti agli investitori, ma pochi forniscono gli strumenti necessari per riprodurre e replicare le analisi in modo autonomo. Il mio scopo è condividere i risultati a cui sono giunto insieme agli strumenti quantitativi utilizzati, in modo che voi possiate svolgere analisi in completa autonomia in maniera efficace ed efficiente. Oggi discuteremo della differenza tra gli ETF aged e quelli unaged, ovvero senza copertura valutaria, e lo applicheremo e valuteremo tramite il codice Python. Questo si ha ad esempio quando un investitore europeo vuole investire sull'indice Nasdaq che è in dollari. Il ritorno di questo investimento sarà quindi soggetto alle performance del sottostante e anche al tasso di cambio euro-dollaro. Ma perché dovremmo preoccuparci della copertura valutaria? Bene, in un mondo sempre più globalizzato, la volatilità delle valute può avere un impatto significativo sulle performance dei nostri investimenti. Capire come funzionano gli ETF aged e unaged può quindi aiutarci a fare scelte più informate. Una delle domande più frequenti è: perché i tassi di interesse cambiano? Esistono vari fattori che causano questi cambiamenti. Tra questi i più importanti sono differenze nei tassi di interesse, inflazione, stabilità politica, performance economica e persino eventi globali imprevisti. Ad esempio, se un paese ha tassi di interesse più alti, la sua valuta diventerà più attraente per gli investitori stranieri, che acquisteranno quella valuta per investire e ottenere un rendimento più alto. Questa maggiore domanda per la valuta causerà un aumento del suo valore rispetto ad altre valute. Ora, cosa succede nel lungo termine? Alcuni potrebbero pensare che le fluttuazioni dei tassi di cambio si annullino nel tempo, portando un delta di zero. Tuttavia la realtà è molto più complessa a causa dei numerosi fattori che influenzano i tassi di cambio. Questi possono mostrare tendenze persistenti o cicli di rafforzamento o di indebolimento. Anche se in teoria i mercati finanziari dovrebbero essere efficienti e i tassi di cambio dovrebbero riflettere tutte le informazioni disponibili, in pratica ciò non avviene sempre immediatamente. Questo può portare a periodi in cui una valuta è sovrastimata o sottovalutata, creando opportunità di arbitraggio. Questo è evidente in questo grafico che mostra come variano l'euro, il dollaro e la sterlina tra di loro. Si nota che anche dopo 20 anni i tassi di cambio non sono tornati come al punto di partenza, anche se lungo il percorso ci sono stati dei ritorni sullo zero. Ad esempio l'euro si sarebbe valutato in 20 anni del 20% rispetto alla sterlina britannica, mentre si sarebbe deprezzato del 10% rispetto al dollaro statunitense. È chiaro che penso nessuno vorrebbe questa volatilità nel portafoglio, o meglio, vorrebbe evitarla. Quindi come si può evitare? Un metodo è proprio quello di investire su un ETF a copertura valutaria. Quindi se si investe ad esempio nell'S&P 500 o su un indice globale in dollari, la sua variazione verrà riflessa direttamente sull'ETF di un'altra valuta. Questi ETF però hanno dei costi maggiori e un'efficienza che talvolta è discutibile. Andiamo quindi a comparare un ETF con copertura da uno senza copertura, valutando quanto ci copre dal cambio. L'ETF che andiamo a valutare adesso è l'S&P 500. Andiamo quindi a confrontare i due ETF, il primo senza copertura, chiamato USA, e il secondo con copertura, chiamato invece USE. Entrambi sono acquistati nella borsa di Amsterdam, in quanto con De Giro fino a poco tempo fa erano gratuiti nella borsa di Amsterdam e non in quella di Milano. Andiamo poi a calcolare una terza serie temporale, moltiplicando l'ETF senza copertura valutaria, quindi USA, per il tasso di cambio euro-dollaro, ottenendo quindi un ETF con copertura perfetta e ideale. Andiamo poi a calcolare per tutti questi tre ETF
e per il tasso di cambio euro-dollaro il ritorno cumulato negli ultimi 4 anni, quindi a partire dal 2019. Si nota che sebbene il tasso di cambio sia stato volatile e sia quasi ritornato al punto di partenza, i due ETF oggetto di confronto hanno uno spread. L'ETF senza copertura e l'ETF calcolato con copertura ideale hanno un ritorno cumulato praticamente paritetico, mentre USE e USA hanno un gap annualizzato di circa l'1%. Questo è però un valore medio. Se andiamo a comparare i due ETF da ottobre 2022, momento da cui l'euro si è apprezzato rispetto al dollaro, si ottiene uno spread più elevato. In questo frangente l'euro è aumentato dell'11% verso il dollaro. Ma che cosa è successo in questi 9 mesi due ETF? L'ETF con copertura risulta vincitore. Tuttavia, rispetto alla copertura ideale, abbiamo un delta di 3,2 punti percentuali, che risulta oltretutto maggiore rispetto al gap medio annualizzato di 1 punto percentuale. La stessa analisi si è ripetuta per l'indice azionario MSC World dei paesi sviluppati, su cui si basa il bipiano d'accumulo mensile. Rifacendo gli stessi passaggi, sempre considerando i due ETF e il terzo ETF calcolato, il gap tra questo e l'ETF eggiato, che si chiama IWDE, risulta più elevato rispetto al precedente, di circa l'1,86 punti percentuali annui. Tuttavia, la moltiplicazione dell'intero ETF in dollari non è propriamente esatta, in quanto solo, tra virgolette, il 60% del sottostante è in dollari statunitensi. Gli altri sottostanti presentano valute differenti, tra cui l'euro. Per fare l'analisi corretta bisognerebbe considerare la composizione monetaria dell'ETF e ricondurla in euro con i giusti pesi. Ad ogni modo, seppur l'analisi non è esatta al 100%, non perde la sua valenza qualitativa, e cioè che anche qui, sui 4 anni, l'ETF senza copertura ha performance superiori. Se consideriamo il periodo in cui l'euro è aumentato dell'11%, notiamo un delta ancora superiore. Da qui si spinge a 6 punti percentuali. Interessante vedere che nei periodi in cui l'euro si rafforza, la copertura valutaria non sembra tenere il passo. Andiamo ora su un altro ETF, su cui ho investito in ottica speculativa in vista della riduzione dei tassi di interesse della Fed, ovvero un ETF che replica i bond statunitensi con duration maggiore di 20 anni. È un ETF molto sensibile alle mosse della Fed e l'obiettivo era quello di portarsi a casa un potenziale 20% su 2 anni senza considerare i dividendi. Proprio considerando un orizzonte temporale così basso, volevo tutelarmi dai tassi di cambio e quindi ho optato per un ETF eggiato, che su De Giro ho trovato disponibile solo sulla borsa di Londra con il nome DTLE.L, anche se presente sulla borsa di Londra è comunque in euro. Anche qui il gap sui 3 anni si aggira intorno all'1,6% annuo, mentre facendo un focus da ottobre 22 abbiamo lo stesso effetto riscontrato nei due casi precedenti. Quindi siamo alle conclusioni: la copertura valutaria conviene o non conviene? Abbiamo provato a utilizzare una libreria famosa in Python chiamata Prophet per predire la serie storica dei tassi di cambio euro-dollaro per i prossimi 2 anni. Chiaramente l'analisi e il codice sarà presente nel foglio Colab in allegato in descrizione. La proiezione vede comunque un trend a ribasso e quindi un rafforzamento del dollaro. Tuttavia il modello presenta un'accuratezza di circa il 94%, ovvero un errore percentuale assoluto medio del 6%. Questo ci porta ad un intervallo di tasso di cambio euro-dollaro tra un 1,15 e un 1 nel prossimo anno, considerando un intervallo di confidenza dell'80%. Quindi, anche nel caso fortuito l'euro salga fino a un 1,15 rispetto ad un 1,10 di adesso, nel caso investissimo in un ETF a copertura valutaria avremo un delta potenziale di circa 3,5 punti percentuali in meno rispetto all'indice perfettamente coperto. Quindi con un potenziale vantaggio
di soli 2,59 punti percentuali rispetto al nonneggiato. Le probabilità mi portano dunque entro l'anno a investire verso un ETF nonneggiato, quindi senza copertura valutaria. Se invece pensate che entro 12 mesi l'euro si rafforzerà di un altro 10%, conviene assolutamente l'ETF a copertura valutaria. ETF che ho preferito fino ad ora da ottobre 2022. Purtroppo però nel lungo termine la maratona sembra essere vinta dall'ETF senza copertura. Un'ulteriore copertura interessante da esplorare per tutelarsi dal cambio è la diversificazione in valute, un aspetto che tuttavia non esploreremo ora ma nei successivi video. Eccoci ora nel foglio di Google Colab. Abbiamo una prima cella che riguarda l'installazione dei pacchetti più importanti che ci serviranno successivamente, che sono i Finance per l'import dei dati finanziari e il pacchetto Profit per il forecasting. Abbiamo invece questa cella che importa i pacchetti che ci serviranno successivamente e abbiamo poi le successive celle che riprendono e riproducono tutte le analisi fornite nelle slide precedenti. Quindi abbiamo questa prima cella che rappresenta gli exchange rate, i tre exchange rate di cui abbiamo parlato, che sono l'euro, dollaro statunitense, la sterlina britannica e il dollaro, e l'euro e la sterlina britannica, dal 2004 fino ad oggi. Abbiamo dopo l'analisi per gli ETF che sono stati presentati, quindi l'MSC World, l'SP500 e il bond statunitense a Luca Duration oltre i 20 anni. Quindi nella slide abbiamo due versioni, una prima versione dal 2019 ad oggi, un'altra invece da ottobre 2022 ad oggi. Qui chiaramente si tratta solo di cambiare questo parametro. Quindi qua è settato da ottobre 2022, basterebbe cambiare al 2019 oppure la data che volete. Quindi di nuovo, se vogliamo tornare nell'esempio che è lo stesso su tutti gli altri ETF, abbiamo il download dei due ETF principali, uno è giato a copertura valutaria, in questo caso i WDE, e uno invece senza copertura valutaria, quindi i WDA. Entrambi, come dicevamo, presso la borsa di Amsterdam. Quindi andiamo dopo a creare un terzo ETF ideale che rappresenta la copertura ideale. Abbiamo quindi l'ETF non coperto, senza copertura, che andremo dopo a moltiplicare per il tasso di conversione euro-dollaro, al fine di trovare il ritorno che è depurato dalla fluttuazione euro-dollaro, che qua è chiamato come perfect aged. Quindi il codice è il medesimo, cambiano solo i sottostanti. Adesso andiamo invece a vedere la parte relativa alla previsione. Quindi una previsione che considera il pacchetto Profit, come già detto precedentemente, e ha calcolato l'accuratezza di questa previsione che viene fatta dividendo la serie storica in training e testing. Quindi sul training viene parametrizzato il modello, sul testing invece vengono calcolate le performance di questo. Qua invece andiamo a fare la previsione a partire da oggi per le successive 52 settimane. Quindi cosa viene fatto? Viene preso il primo dataset che abbiamo estratto e viene presa l'ultima osservazione per ogni settimana. Quindi qua viene fatta una modifica del nome delle colonne che devono essere adatte per applicare dopo questa funzione profit, in quanto ho bisogno appunto di questo formato particolare. E quindi una volta fatto girare queste righe abbiamo la previsione, una previsione che chiaramente può essere modellata, ci sono veramente vari parametri nel pacchetto Profit. Diciamo che l'obiettivo di questo video era quello di identificare comunque un trend. Spero questo video possa esservi utile, scrivete nei commenti per qualsiasi dubbio o chiarimento.